Ciao, io sono Dan. Forse vi ricorderete di me per le guide su Stable Diffusion 3 o su quella su Supir o su tutte le altre sui workflow per Stable Diffusion o altri modelli su ComfyUI. So che questa web UI è molto complessa da imparare, per tanti ostica da comprendere e dopo tanto tempo ho riflettuto che effettivamente serviva una guida che vi aiutasse a imparare gradualmente questa fantastica web UI. Dico così perché spesso si parte da Automatic 1111, da Forge, ma non danno la libertà che dà ComfyUI. Limitarsi a quelle interfacce significa perdere la maggior parte di ciò che si può fare con l'intelligenza artificiale legata alla generazione delle immagini. Oggi allora partiremo da zero. Questa guida va bene per chi sta iniziando, per chi magari ha già generato con le web UI che ho citato prima. Vedremo come generare con un modello Stable Diffusion XL perché secondo me è quello più versatile ancora e che vi permette di fare un sacco di cose. Inutile parlarne ancora, andiamo a vedere come partire con ComfyUI e iniziare a innamorarvene. Il mondo dell'open source passa spesso da un sito in particolare e questo sito è GitHub. Dovrete iniziare a farci amicizie perché tantissime cose legate a questo settore della generazione AI sono dentro a dei repository messi su GitHub. Tante cose le troverete qui e dovrete un po' imparare a utilizzarlo. In realtà si fanno sempre le stesse cose e non c'è nulla di complicato da imparare. Tutte le pagine di GitHub si presentano più o meno nello stesso modo e non c'è una tipologia precisa di software che viene rilasciato su queste pagine, ma ognuno di voi può aprire una sua pagina con una sua repository e metterci quello che vuole. Infatti potete trovare qualsiasi cosa su questo sito, che adesso tra l'altro è di proprietà di Microsoft, ma nella prima parte trovate sempre cosa contiene il repository, cioè i file, le cartelle e tutto quanto. Sulla parte destra trovate le licenze, l'about, i contributors e tutte le informazioni. Spesso in alcuni repository ci sono anche i packages, se ci sono le installazioni da fare o se c'è un pacchetto completo già disponibile, ma per quello che vediamo noi non ci sono mai packages, ma sempre repository da clonare e dopo vediamo come si fa. Nella parte qua in basso invece si trova sempre la presentazione del repository, che cos'è esattamente, se un nodo, se un'interfaccia, se un modello, qualsiasi cosa, e come viene scritta è una decisione del creatore. Alle volte è scritto molto bene, alle volte fa veramente pena. Non sempre sono chiarissime queste spiegazioni, però spulciando un po' quello che hanno scritto il più delle volte si riesce a trovare l'informazione che serve. Io consiglio sempre di dare un'occhiata a tutto e leggere. Ovviamente tutte queste cose sono fatte in inglese, è estremamente difficile trovare qualcosa in italiano e questo è uno dei primi requisiti per generare bene, ovvero avere almeno una conoscenza base dell'inglese, perché altrimenti dovrete continuare a tradurre qualsiasi cosa trovate e spesso le traduzioni non si applicano molto bene a determinati termini tecnici che vengono usati. Ma vediamo subito come si installa, perché dobbiamo partire ad avere ComfyUI installata. Allora, se voi andate proprio all'inizio ci sono già i link essenziali, ovvero i ComfyUI examples e l'installing ComfyUI. Noi dobbiamo fare questo qui. Divide per tipologie, c'è Windows, c'è Linux, c'è Nvidia o AMD, GPU, un sacco di cose, ma noi vedremo la versione base perché qua si può andare molto nel tecnico, soprattutto se non avete una scheda video Nvidia, perché questa è la richiesta basilare per generare nel modo più semplice possibile. Se cliccate questa versione, fate direct link to download, partirà a scaricare un file da 1,4 GB. Questo file includerà tutto ciò che serve, ma adesso vi faccio vedere cosa contiene questo file. Lo scompattiamo e vediamo cosa contiene. Ha completato e ci ha creato questa cartella con ComfyUI Windows Portable. Se noi entriamo troviamo tutti i file necessari per avviare ComfyUI. Se apriamo questo qui, che è in Readme Very Important, spiega un po' delle cose di base, cioè se avete una scheda video Nvidia fate semplicemente run Nvidia GPU, se invece volete farlo andare sulla CPU fate run CPU, però io non ve lo consiglio assolutamente. Il resto che dice è che se avete un errore dovete avere un modello di Stable Diffusion in Checkpoint, per aggiornare la web UI andate in update, aprite ComfyUI
ConfUI, per aggiornare le dependencies potete andare a fare l'update con il Python dependencies, ma questo lo vediamo dopo. E soprattutto che potete condividere i modelli con Automatic 1111 per esempio, se usate quella. Questo possiamo anche chiuderlo. Prima di farlo partire dobbiamo però avere un modello, perché altrimenti ci partirà a scaricare un modello base che non ci aiuta per la generazione, perché vedete qui nella cartella di checkpoint models di ConfUI non c'è dentro niente, e se lo avviamo lui sicuramente inizia a scaricarcelo. Allora lo anticipiamo e andiamo a sceglierci un modello, che in questo caso sarà un modello custom di Stable Diffusion XL. Bene, abbiamo visto come iniziare, ma effettivamente serve un modello per generare. Allora andiamo a vedere i modelli custom, che sono il vero punto a favore della generazione open source, soprattutto con Stable Diffusion XL. Per scegliere quale modello utilizzare per elaborare su ConfUI si va solitamente su un sito chiamato CVTI. Ora, quello che viene chiamato Stable Diffusion altro non è che il modello in sé che si utilizza per elaborare, non è tutta l'interfaccia, quella si chiama ConfUI. Ce ne sono diverse, c'è Automatic 1111, c'è Forge, c'è SD Next, c'è Swarm UI. Ognuna di queste è un'interfaccia che permette di utilizzare un modello per elaborare. I modelli sono molti. Quello che ha iniziato a fare più successo di Stable Diffusion è la 1.5, poi è arrivata la 2.0, la 2.1, la XL, la 3, sono tutti modelli diversi che si chiamano sempre Stable Diffusion. Poi spesso viene associato alle varie web UI, ma adesso stanno arrivando anche nuovi modelli, di conseguenza non si elaborerà solo con Stable Diffusion ma anche con altri come Pixar Sigma o Union. Qua in alto voi dovete scegliere Models per vedere i modelli. Per filtrare i modelli fate qui in alto Filters, All Time, mettete Checkpoint perché Checkpoint sono i modelli, mettete All e poi Stable Diffusion XL 1.0, perché il modello ufficiale rilasciato da Stability AI si chiama Stable Diffusion XL 1.0, sul quale hanno fatto i modelli custom che vedete qui, che a loro volta hanno un nome. Mi raccomando, fate attenzione a questa iconcina qui che vi filtra le cose not safe for work, perché se voi abilitate tutto vedrete che tantissime cose sono un po' particolari, diciamo. Oppure mettete il blur per evitare che vi mostri qualcosa che non volete vedere, soprattutto se lo state facendo al lavoro. Questo fate attenzione. Questi in ordine, messi come highest rated, sono i migliori modelli custom basati su Stable Diffusion XL. Io uso molto Juggernaut XL, ma perché cambiare modello? Lo si fa perché magari è più vicino a quello che state generando voi. Per esempio, se fate anime, magari Anything XL è più vicino a quello che fate voi. Io mi trovo bene con questo. Spesso vedrete che, a parte le generazioni con disegni dove magari un modello particolare può fare la differenza, tutti gli altri si assomigliano molto. Se entriamo dentro per esempio in Juggernaut XL, abbiamo qui in alto tutte le versioni che sono uscite, fra quali scegliere. Vedete che ci sono la X, poi c'è la Hyper perché è una tipologia di modello, ma non vedremo in dettaglio questo. C'è anche la Lightning. Noi lasciamo su X e passiamo a questa parte qua. Qui potete vedere su che modello è basato, e questo vi serve perché alcune cose chiedono determinati modelli. Cioè, se tipo un LoRa è fatto per Stable Diffusion 1.5, non potete usarlo sulla XL 1.0. Sì, lo so, confonde molto questa numerica che gli hanno dato, perché questo è XL ma è come se fosse Stable Diffusion 2.5 e a sua volta è stato chiamato 1.0, forse perché avrebbero voluto fare un 1.5 anche di questo, un 2.0, poi hanno cambiato proprio nome, quello dopo si chiama Stable Diffusion 3 così per semplificare. Qua vedete che immagini si riescono a elaborare, e con la i qua in basso, se cliccate, vedete il prompt che ho usato e il negative, oltre a vedere il CFG, gli step e tutto quanto che poi vediamo dopo in dettaglio. Se scendiamo vediamo tutte le informazioni che possono essere utili qua dentro, scritte dal creatore, dove consiglia il sampler, gli step, il CFG, e su questa cosa ci torniamo
torniamo dopo poi, e qua sotto potete vedere cosa hanno creato gli utenti con questo modello in particolare. Se trovate un'immagine che vi piace qui e volete rifarla, semplicemente fate la i qua sotto e copiate tutte le informazioni e magari riuscite a fare un qualcosa di simile. Ma torniamo su e per scaricarlo cliccate qui download, lui carica un attimo e fa partire il download. Può essere che per alcuni modelli vi chieda di iscrivervi, ma l'iscrizione è gratuita, non c'è nulla di che nell'iscriversi, non dovrete pagare niente, non vi chiede nulla di più. Secondo me conviene iscriversi perché è la base principale di dove scaricare modelli e tante altre cose. Una volta scaricato io l'ho rinominato in questo modo per capirci di più, cioè Juggernaut_XL_X. Potete chiamarli come volete voi, non c'è un modo giusto o sbagliato, basta che non cambiate l'estensione. Voi lo prendete e lo spostate nella cartella al suo interno in ConfUI, torniamo sempre in Models, Checkpoint e lo buttate qui, ConfUI Models Checkpoint. A questo punto possiamo lanciarlo, torniamo su ConfUI e ancora più su, e io nel mio caso faccio Run Nvidia GPU perché ho una scheda video GeForce, ma vi consiglio di usarlo su una GeForce perché vi create molti meno problemi, soprattutto elaborati in pochi secondi. Fate doppio clic, se vi dice questo semplicemente fate ulteriori informazioni e esegui comunque. Non preoccupatevi di questo messaggio perché non è nulla di pericoloso, ma Windows di base fa sempre questo avviso quando si avvia un BAT che esegue qualcosa ed è giusto che sia così. Soprattutto se avete un antivirus magari che blocca queste cose, fatelo passare perché non è nulla di pericoloso e vi apre istantaneamente la vostra ConfUI. Lo vedete alle spalle, questa è l'interfaccia, questo è il prompt ancora aperto per farvi vedere che abbiamo su il PyTorch 2.3.1 e il CU121. Questa è l'interfaccia base di ConfUI. Visto che si è già aperta in modo così istantaneo senza doverci scaricare niente, aggiungiamogli solo una piccola cosa che potrà essere molto utile. Allora io chiudo il prompt, questo potete anche lasciarlo aperto perché non è un problema. Torniamo nella sua cartella e qui su Run Nvidia GPU fate tasto destro, fate modifica nel blocco note e aggiungete questa parte, cioè Disable Smart Memory, perché questo Smart Memory potrebbe crearvi problemi nell'elaborazione se avete pochi giga di VRAM. Come nel mio caso che ne ho 8, andava a saturarmi tutta la VRAM e in questo modo lo disattivate e fate chiudi e salva. Dopodiché facciamo ancora Run Nvidia GPU, anche se l'interfaccia dietro è ancora aperta, io lo faccio ancora perché deve esserci il suo prompt aperto, altrimenti non funziona. Vedete che me l'ha riaperta nonostante ci fosse già quella di prima. Facciamo delle piccole modifiche iniziali vedendo anche l'interfaccia come è fatta. Tutto quello che ci serve è gestito da questo menu. Abbiamo questo pulsantino che sono le impostazioni di base. Qua in realtà non andrete a cambiare mai niente, se non magari per cambiare qualche piccola cosa che non vi piace, come ad esempio i link che di base sono spline, ma potete mettere linear, straight o hidden, tutte quelle linee che si collegano da un nodo all'altro. Io di base lascio spline, ma c'è chi piace straight o linear che sono un po' più quadrati, magari ad alcuni danno un senso più di pulizia. Qua in alto invece potete cambiare il tema, cioè adesso è arc, potete mettere light, se vi piace bianco, solarize, nord, tab oppure dark, lasciamolo pure su arc. QI prompt per far partire la generazione. Se io lo clicco in questo momento mi fa errore perché c'è assolutamente niente qui in mezzo. Qua sotto se cliccate su view QI vedete le generazioni che sono partite, perché potete farlo anche più volte e far partire più generazioni insieme. Ricordatevi sempre che la vostra scheda video non è sempre d'accordo con questa cosa. Poi avete il save per salvare il workflow che state creando. Il workflow viene chiamato così perché è un insieme di nodi per fare un flusso di lavoro e viene salvato come JSON come formato. Dopodiché abbiamo il load per caricare un workflow in particolare, refresh per aggiornare quello che avete appena caricato, perché alle volte è necessario per aggiornare i modelli associati ai vari nodi, perché magari se avete scaricato un workflow di qualcun altro probabilmente i modelli li ha chiamati in un altro modo e lui se li ricorda così. Se non fate refresh cercherà quei nomi che però voi non avete. Clear serve per cancellare tutto quello che c'è e partire da zero. Il load default serve per caricare un workflow, lui mi chiede se voglio farlo, un workflow di base per generare. Ma prima di partire a vedere questi blocchi dobbiamo per forza vedere i custom node per metterne uno che è praticamente essenziale per continuare e si chiama manager.
Ma è il momento del manager, forse uno dei nodi più importanti di ConfUI. Questo perché vi permetterà di personalizzare e di gestire ConfUI nel modo più semplice possibile. È a sua volta un nodo e vedremo anche come aggiungerli, ma vediamo subito con la guida. Per aggiungere il manager a ConfUI dovremo passare ancora da GitHub e come vi avevo detto all'inizio comincerete a fare sempre più amicizie con questo portale con le varie repository. Siamo sulla sua pagina del manager, qua fa vedere un po' l'anteprima, tutto quello che viene aggiunto, come prima vengono messe varie sezioni che spiegano come installarlo e tutto quanto. A noi ci interessa appunto questo, come metterlo su. Andiamo in installation e la versione più semplice è fare il git clone. Ora, come avete visto, l'installazione di ConfUI è stata estremamente semplice perché abbiamo scaricato un archivio e l'abbiamo scompattato, trovandoci dentro tutto quello che serviva e senza fare niente di più. Ma quello che ci serve e che ci servirà spesso è Git, che è un programma che ci permette di fare dei comandi che si collegano direttamente a GitHub. Ve lo faccio installare perché secondo me è meglio avere Git e usare i comandi Git, perché sicuramente prima o poi vi imbatterete in qualcosa che chiederà di fare un git clone, altrimenti potete installarlo tramite questa versione con un bat che fa tutto da solo. Ma come dicevo, facciamo la versione Git perché vi assicuro che vi tornerà utile. Perciò andiamo sulla sua pagina di download, basta che cercate Git o comunque vi metto il link in descrizione e scaricate la standalone installer da 64 bit. È un'installazione normalissima, fate sempre avanti senza problemi e vi installa questo programma che in realtà non ha un'interfaccia a sé, ma vi permette solo di fare dei comandi Git nel prompt dei comandi. Torniamo sulla pagina di ConfUI Manager, andiamo qua in alto e dove c'è code facciamo copia. Vi ho fatto vedere come farlo così perché magari alle volte non viene riportato sotto, perché altrimenti probabilmente qua c'era già il link, vedete, git clone, e ve lo fa già lui. Alle volte lo trovate in descrizione, altre volte non c'è qui e perciò fate questo passaggio che vi ho appena fatto vedere da code copiandolo qua. Ora andiamo nella sua cartella, che è questa qui che abbiamo fatto prima, facciamo ConfUI e c'è una cartella dove andrà a mettere tutti i custom node. In realtà grazie a questo manager non farete più questi passaggi perché avrete proprio il manager per installare i custom node. Entriamo qui e da qui in alto facciamo sempre cmd e fate invio, così siamo nella sua cartella, vedete? A questo punto basta fare git clone, cioè clonami questo repository da GitHub, e se fate tasto destro su Windows 11 incolla già il link che avete copiato prima, o se no fate incolla oppure CTRL V e vi incolla l'indirizzo e fate invio. Lui vi creerà la cartella di ConfUI Manager e copierà tutto come sempre quello che vedete nel repository. Tutti questi file qua, se adesso entrate dentro, li vedete anche qui nello stesso modo. Ora torniamo su alla cartella principale e rifacciamo run NVIDIA GPU. In questo modo avviamo ConfUI. Ok, finito di caricare e ci è aperto automaticamente ConfUI. Vedete che ora carica anche il ConfUI Manager e abbiamo un nuovo tasto qua sotto che è Manager, esattamente qui. Questo potete metterlo dove volete, ma di base lo riporta sempre qua se non sbaglio. Fate Manager e avete questo nuovo menu che aggiunge tantissime altre cose. Non c'è da toccare e modificare tutto. Secondo me la maggior parte delle cose non andrete a toccarle, però per esempio qui potete mettere che la preview è su auto, così almeno vi fa vedere mentre genera. Badge, mettete nickname, così vi dice su ogni nodo a cosa appartiene e se è di ConfUI o se è aggiuntivo, ma se voi lasciate il mouse sopra spesso vi spiega lui che cosa sono le cose che andate a cambiare. Per il resto abbiamo il Custom Node Manager, che è dove vi permette di installare tutti i nodi presenti su GitHub e senza dover andare appunto sul sito, ma facendoli direttamente da qua. Voi scegliete quello che vi serve, fate install, lui fa un controllo iniziale, dopodiché vi dice di riavviare ConfUI e vi fa l'installazione vera e propria. L'install missing custom node lo vediamo dopo, mentre il model manager vi fa vedere tutti i modelli disponibili che possono tornarvi utili per certi workflow, per esempio per l'upscaler, per stable video diffusion, li trovate spesso già qui. Qui non trovate però i modelli che trovate su CVTI tipo Juggernaut. Questi sono proprio modelli che servono per fare determinati workflow, se non i modelli base. Per esempio c'è quello base di Stable Cascade che può tornare utile se non volete impazzire a cercarli in giro. E comunque qui a fianco avete il link che in questo caso porta su Hugging Face.
Chiudiamo questo e qua trovate l'update, cioè avete l'update all che vi aggiorna sia i nodi che ConfUI, perché anche i nodi vanno aggiornati ogni tanto. Io solitamente lo faccio ogni avvio questo aggiornamento, e update ConfUI aggiorna solamente ConfUI. Capite che con questo manager non tornate più dentro la cartella principale a fare tutti questi giri. Git vi conviene tenerlo su perché può sempre tornare utile, mentre l'update vero e proprio l'unico che ogni tanto è da fare è questo qui, ovvero per le Python dependencies. Ogni tanto perché non è da fare ad ogni avvio, spesso anzi bisogna farlo con attenzione, perché aggiornare le dependencies potrebbe creare problemi con i vecchi workflow. Dovete fare attenzione, questo magari fatelo una volta al mese o ogni tanto. Visto tutto questo, avete la base per poter iniziare a creare il primo workflow. Ok, tutto molto bello, però è il momento di creare un workflow, perché la cosa bella di ConfUI è collegare i link e capirci qualcosa. Non è una cosa immediata, ma vi assicuro che non è neanche così complessa, e adesso vediamo come partire con un workflow base che vi piacerà sicuro. Ora, dopo tutta questa parte estremamente noiosa, possiamo iniziare a generare, o almeno si fa per dire. Per capire come funziona tutto questo, si può fare un load default e vi crea un workflow di base. Allora, vedetelo in questo modo. Spesso il workflow va da sinistra verso destra, perché si parte dal caricamento dei modelli e si arriva fino al salvataggio dell'immagine. Questo è il workflow base, ma in realtà è talmente customizzabile con ConfUI che potete fare qualsiasi cosa volete. Come si arriva a fare questo workflow? Semplicemente in due modi. Il primo è doppio clic e cercate quello che vi serve. Il secondo è tasto destro, add node, e qua cercate ciò che vi serve. Però capisco che la domanda sia: ma cosa devo cercare? Cosa ne so io cosa c'è da cercare? È un attimo che adesso vi spiego con calma. Partiamo da capo. Questo lo cancelliamo, o fate CTRL clic e selezionate tutto e fate cance, oppure fate clear che fate prima, cancellate tutto. Vedete che c'è una piccola linea blu che delimita uno spazio più grande, che in realtà è infinito, perché lui poi ogni volta che aprite workflow lo aprirà comunque all'interno di questo rettangolo. Di conseguenza vi consiglio di partire dall'angolo di sinistra in alto qua. Prima cosa ho detto caricamento modello. Facciamo doppio clic, load, checkpoint, che è caricami il modello. Ora vedete questa piccola volpina? Significa che è di ConfUI, questo è il simbolo di ConfUI. Con questo nodo, perché questo qui è un nodo, carichiamo il checkpoint. Cosa possiamo fare con un singolo nodo? Possiamo fare tasto destro, title, e volendo potete cambiargli nome e mettergli tipo caricamento modello. Poi possiamo fare tasto destro, colors, e dargli un colore. Tipo io spesso do il blu perché mi piace così. E poi vabbè c'è il caricamento dei modelli, qua ne ho solo uno e sono gli stessi che vedete nella cartella checkpoint. Più ne mettete e più ne vedete. Potete usare anche le cartelle se volete organizzarle meglio. Una volta fatto questo potete anche dargli un gruppo. Mettiamo caso che, come faccio spesso io, voglio dargli un senso a questo nodo spiegando cosa fa. Faccio doppio clic e il primo nodo che mi dà è note, per fare le note. A me tipo le note piace farle colorate di nero e metto black. Se mettete l'angolo qua in basso ve la metto uguale e scrivo caricamento modello, così so cosa fa questa parte. Ora se clicco e tengo premuto mi sposto, perciò se io devo selezionare due nodi tengo premuto CTRL, clicco e trascino. Se però ne muovete solo uno, questa cosa va a quel paese, allora dovete fare CTRL, cliccare per tenere premuto, e Shift più clic per muovervi. In questo modo ve li muove assieme e ve li allinea. Se volete allineare i pallini ne cliccate uno, poi premete Shift e vedete che si allinea i pallini dietro, così se volete essere più precisi. A questo punto, se li selezionate entrambi ancora e fate un clic destro nel vuoto, potete fare add group for select node e avete creato un gruppo che, spostandolo, vi sposterà insieme tutti i nodi. Adesso inizia a diventare sempre più interessante. Tasto destro come prima, ma dovete andare in edit group. Qui fate title e qua potete dirgli caricamento modello. Ovviamente io ho scritto la stessa cosa, ma non ha senso scrivere la stessa cosa sia sopra che sotto, ma dipende tutto come a voi viene più a genio. E se faccio sempre edit group posso dargli un altro colore. Questi sono molto più blandi dei colori dei nodi, cioè per esempio se fate il red
Node viene questo colorino un po' strano. Adesso dovrebbe esservi più chiaro come sistemare i nodi, come fare i gruppi e di conseguenza capirci un attimo di più, perché spesso alle volte scarico dei workflow per vederli che sono assolutamente incomprensibili per come sono messi giù. Poi è il mio punto di vista, ovviamente. Ora, per creare un altro nodo o si fa come prima, doppio clic e si cerca, ma spesso questa ricerca è terrificante, non trova assolutamente niente. O se no si fa tasto destro add node, ma qui dovete già sapere cosa si va ad aggiungere, però poi col tempo andrete a colpo sicuro su cosa aggiungere. Altrimenti si esce direttamente col collegamento. Per esempio, dal clip, se io tiro e lascio, mi consiglia già lui dei nodi e per esempio ci serve il clip test encode. Ce ne serve uno per il positive e uno per il negative e adesso vediamo cosa sono. Gli altri due li vediamo dopo, il model e il VAE. Questi due blocchi sono sempre necessari. Stiamo parlando di Stable Diffusion XL, lui usa un clip per elaborare il prompt. Qua decidete voi qual è il positivo e qual è il negativo. Io cosa faccio sempre per capirci meglio? Il positive gli do un colore green e il negative gli do un colore. Se poi non ci capisco ancora, faccio tasto destro, title e invece che prompt metto positive. Stessa cosa qui, faccio title e metto negative. Qui descriverà l'immagine, cosa voglio. Qui dirà cosa non voglio nell'immagine. Come viene fatto il prompt per Stable Diffusion? È molto semplice, dovete fare piccole frasi o parole che descrivono ciò che state per generare. Per esempio, la foto di un cane. E siccome dico foto, allora per evitare che prenda strade tutte sue, gli dico di non fare un'illustrazione e di non fare un ritratto digitale, diciamo. È una cosa molto semplice questa, però è per farvi un po' entrare nell'ottica del prompt. Io spesso qui faccio una cosa e la faccio anche in questo video per farvi capire come potete personalizzare questi nodi, ovvero se cliccate sopra e andate in questa sezione qua dove c'è Convert Widget to Input, potete dirgli che il text diventa un input. Guardate come cambia. A questo punto io posso farlo più piccolo e dire la stessa cosa anche qua. E la domanda spontanea che viene è: caspita, adesso che ho scritto il prompt non c'è più. No, perché posso fare un'altra cosa. Faccio doppio clic e metto una primitive. Il nodo primitive è un nodo che si adegua a dove lo attaccate e in base a quello vi mostra delle opzioni di conseguenza. Cioè, se io adesso lo collego a text, ritorna il mio prompt. Se copio con CTRL C e CTRL V lo incollo e faccio al negative, ho il prompt che c'era prima. Qua stessa cosa, gli do un verde e qua gli do un rosso. Qua nelle opzioni, se volete, potete anche cambiarli lo shape, se vi piace farlo più arrotondato in modo diverso, ma vi dico la verità, i più belli sono questi. E qua gli dico ancora title e questo gli dico negative. Ora posso metterli uno a fianco all'altro, tipo così, li riseleziono tutti, li porto qua sopra e a questo punto, se seleziono tutto quanto, faccio tasto destro fuori, add group for selected node, ho i miei nodi selezionati tutti insieme. Qua li cambio, faccio edit group, faccio title e qua gli dico prompt, tasto destro, gli do un altro colore, che ne so, questo qua era già questo, perfetto. Vedete che non sono gli stessi colori dei nodi, sono leggermente diversi. Ok, così abbiamo il nostro prompt. Ovviamente se prendete l'angolino qua in basso, perché il negative spesso non è grandissimo, però conviene un po' allargarlo, se no non ci state molto, a parte che vengono fuori le barre laterali poi se andate oltre. Una cosa che piace a me fare quando vedo che un collegamento si sdoppia è mettere un reroute, cioè una specie di switch che vi permette da un solo collegamento a portarli a due. In realtà è solo estetico perché non fa nulla in più, però a me piace. Per esempio, se voi cliccate da qua e fate reroute, poi io lo riporto al clip qui e a questo clip, adesso questo posso metterlo dove voglio, spostarlo in giro, ma diventa un po' più carino da vedere. Posso dirgli color e lo faccio uguale, così capisco che questo porta il clip a questi due. Dipende quanto a voi piace il lato grafico. Se vi piace molto il lato grafico potete sbizzarrirvi. In realtà ci sono anche tanti nodi custom che permettono di fare molte modifiche a livello grafico. E una cosa interessante è che se clicco qui vedo dove va a finire, se io clicco qua vedo dove va a finire. Avete sempre un'idea di dove sono collegate le cose. Il prompt lo abbiamo fatto, adesso abbiamo il conditioning che esce fuori. Noi stiamo usando un modello custom di Stable Diffusion XL perché il modello originale di Stable Diffusion XL aveva bisogno del refiner, poi fortunatamente è stato tolto questa cosa e semplificata la generazione. Adesso con Juggernaut non è necessario. A questo punto usciamo dal modello, lo portiamo qua
e facciamo key sampler. Il key sampler è proprio la generazione in sé. Qua lui ha bisogno del modello, che glielo passiamo, cioè caricherà il modello Juggernaut in questo caso. Ha bisogno del positive, che noi abbiamo chiamato positive per questo, per semplificarci la vita, del negative, che andrà lì, e di un'altra cosa che si chiama latent image. Ora, la latent può essere fatta in due modi. Il primo modo è dandogli uno spazio vuoto dove lui andrà a riempirlo. Il secondo è passandogli un'immagine. Vediamo il primo. Passandogli uno spazio vuoto noi facciamo empty latent image. Vedete che alle volte è talmente semplice, e qui gli possiamo dare delle risoluzioni. Ora fate attenzione che Stable Diffusion XL, come tutti i modelli, è stato addestrato a determinate risoluzioni. Voi in realtà potete mettere la risoluzione che volete, non vi bloccherà mai, però se lo assecondate con le sue risoluzioni vi semplifica la vita, perché vi fa meno artefatti, vi fa cose un pochettino più belle. Poi c'è sempre modo di aumentarla con la risoluzione, ma farla troppo grande qui rischiate di fare qualcosa che viene male, ma dovete sempre provare. Per esempio, la risoluzione base di Stable Diffusion XL è 1024x1024. Ora proviamo a migliorarlo un attimo. Io spesso gli do un colore blu e qua aspetto a mettergli gruppo per un motivo che vediamo fra poco. La empty latent image a me piace dargli questo colore che asseconda un po' il collegamento, e questo posso dirgli che è in un gruppo, mettiamo brown, che non c'entra niente, che è un pugno nell'occhio, però vabbè, sono pochi colori, anche quelli con determinati nodi potete cambiarli. In questo modo gli date una risoluzione, ma se invece volete dargli un'immagine dalla quale partire, esiste un altro modo, e cioè fate load image, e lui fa sempre questo scarabocchio bruttissimo perché già di base in ConfUI e se lo ricrea, se lo togliete lo ricrea. Lui carica l'immagine, ma non si può andare direttamente in una latent con un'immagine. Dobbiamo fare dei passaggi, cioè dall'image usciamo fuori e dobbiamo codificarla in modo tale che diventi una specie di rumore che lui possa capire per la generazione. Questo è un convertitore, diciamo. Ci chiede i pixel, che sono l'image, vedete che comunque hanno sempre gli stessi colori pallini e vi semplifica tantissimo la cosa. Dopodiché ci chiede il VAE, e il VAE vedete che anche qua c'è, è già incluso dentro questo modello. Noi lo portiamo da fuori e lo mettiamo qui. Ora non si può fare entrambe le cose, almeno con questo workflow. In realtà su ConfUI potete fare qualsiasi cosa, basta semplicemente informarsi e trovare i nodi giusti. A questo punto si può decidere se farlo o così o partendo da un'immagine, e uno potrebbe dire: perché dovrei partire da un'immagine? Perché magari volete solo migliorarla, volete aggiungere dei dettagli o stravolgerla o partire da questa idea per farne un'altra. Siete liberi di farlo. Così non è un problema se lo lasciate, perché se non è collegato vi dirà solo che non funziona, e fra poco vedremo cosa significa. Io per esempio gli dico: questi fammeli di questo colore, e li chiudo dentro un altro gruppo. A questo gli do un colore ancora più tremendo, ok, le combinazioni più terribili e qui decido se voglio la risoluzione, lo lascio così, altrimenti vado con questa e passerà da questa immagine che ovviamente carico qui, e devo fare assolutamente attenzione alla risoluzione originale. Non mettete cose da 7000x7000 perché diventa allucinante la generazione, ma non ce la fa neanche perché vi fa una roba strana. State dentro le risoluzioni di Stable Diffusion XL. Io rimetto latent, qua ancora non gli metto un gruppo, adesso vediamo perché. Dalla latent usciamo e deve diventare un'immagine. Ora, se voi avete notato, qui abbiamo trasformato un'immagine col VAENcode in una latent. Abbiamo ovviamente bisogno del VAEDecode per decodificarla, e lo trovate qui, VAEDecode. Stessa cosa di prima, il VAE lo prende dal caricamento del modello e possiamo uscire con l'immagine. Qui abbiamo due scelte, ovvero il save image o il preview image. Solitamente si fanno entrambi per un motivo, perché i nodi possono essere attivati, disattivati e bypassati. Se io qua lo seleziono e faccio CTRL M, diventa scuro e lui non me lo farà. Se io invece lo rimetto normale e faccio CTRL B, diventa bypass. In questo caso non significa niente perché non c'è un altro nodo dopo di lui. Se ci fosse lo salterebbe e andrebbe a quello dopo, ma qui ci serve più CTRL M per metterlo in mute. Perché faccio così? Così almeno non me lo salva ogni volta, vedo solo la preview, ma se voi volete che vi salva qualsiasi prova che fate, lasciatelo attivo. Io solitamente questi li faccio di un altro colore, un po' come ho fatto l'altro, e li metto vicini, solo che per vedere quanto occupano bisogna far andare un attimo
tutto quanto, li metto insieme, vedete che così almeno si capisce un pochettino di più. Lo chiamo anteprima e salvataggio. Questo facciamolo in un altro colore pure lui. E questo è il workflow che spero abbiate capito, cioè caricamento modello che avete scelto voi, c'è il prompt, lui deve avere un prompt positivo e un prompt negativo, che trasforma in un conditioning che va al key sampler che si occupa della generazione. Tutti i dati adesso li vediamo fra poco. La latent image è o una risoluzione di una tela vuota, immaginate, oppure un'immagine vostra che viene trasformata in una latent e poi rielaborata da Stable Diffusion o dal modello che usate. Viene poi decodificato e trasformato in un'immagine che vedete qui con una preview e poi salvato nella cartella di ConfUI. La cartella di salvataggio è in ConfUI Output. Qui verranno salvate tutte le generazioni. Ma dopo tutta questa creazione andiamo a fare una generazione vera e propria, che è la parte più interessante e divertente. Ok, so già cosa state pensando. Dopo tutto sto workflow la facciamo sta generazione o no? Non vi preoccupate, adesso vediamo in dettaglio perché volevo vedere le cose poco alla volta. Ogni nodo ha la sua importanza in ConfUI perché non è un'interfaccia fissa che userete sempre allo stesso modo, ma è un insieme di nodi. Se riuscite a capirli e a impostarli singolarmente nel modo migliore, imparerete ad averne il controllo completo. Ma basta parlare, andiamo a generare. Siamo arrivati alla parte più interessante e anche quella un pochettino più tecnica. Ovviamente se stai guardando questa guida è perché sei all'inizio e ancora non hai generato con Stable Diffusion o comunque con ConfUI. Non andrò in dettaglio in modo estremamente tecnico, ma alcune cose è necessario saperle per orientarsi un po' nella generazione. Alcuni di questi valori spesso sono consigliati nel modello che scaricate. Facciamo un esempio, andiamo sulla pagina di CVTI di Juggernaut. Qui se scendiamo e facciamo Show More, vediamo che ci dà dei valori. I settaggi consigliati per la versione normale, con il Wedge incluso, sono una risoluzione di 832x1216, se fate in portrait, ma spiega che qualsiasi risoluzione di Stable Diffusion XL va bene. Consiglia un sampler DPM++ 2M Carras. In realtà il sampler è questo è lo scheduler e dopo vediamo come va impostato. E degli step fra i 30 e i 40. CFG fra i 3 e i 7, spiegando che diminuendolo diventa un pochettino più realistico. Altro consiglio che dà con questo modello in particolare è di partire senza usare il negative e aggiungere man mano delle cose e vedere se qualcosa cambia. Dato che questo modello c'è in varie versioni e anche in Hyper, anche in Lightning, che sono versioni che permettono di generare con meno step, potete scaricare quelle versioni e impostarlo in questi altri modi che spiegano. Per esempio per la Hyper rimane lo stesso sampler ma diminuiscono gli step e diminuisce anche il CFG. Questo è per farvi dare un'idea su che valori impostare in base ai modelli che scaricate, perché magari ne scaricate un altro che consiglia un altro sampler, altri step e un altro CFG, perché tutto in relazione probabilmente a come è stato fatto l'addestramento del modello. Ora se noi torniamo su ConfUI, io ho scaricato la versione intera che consigliavano di impostare in questo modo. Allora gli step fra i 30 e i 40, io solitamente metto 35 e va sempre abbastanza bene. Ma cosa sono gli step? Praticamente, dicendolo in modo molto semplificato, sono i passaggi che vengono eseguiti all'interno della sua architettura di elaborazione. Usare un modello Hyper o un modello Lightning velocizza molto l'esecuzione, perché capite che invece che 35 step passate a farne 8, 4, sono più che la metà. Ma dal mio punto di vista si perde un po' di qualità e alcuni nodi come i P-adapter, se nel caso li userete più avanti, traggono giovamento da usare più step. Di conseguenza io dopo aver usato tanto tempo il Lightning e anche l'Hyper alla fine sono tornato al modello intero, ma fate voi delle prove. CFG è un valore che dovrebbe essere legato a quanto è in linea col prompt, però questo non significa che se voi mettete qua 100 allora segue perfettamente il prompt. In realtà dovete seguire quello che vi dicono come impostazioni del modello. Li consigliava fra 3 e 7, io vi direi di mettere 7 per prova. Se lo abbassate tanto nel modello intero peggiora la qualità, mentre è necessario abbassarlo se mettete l'Hyper, se mettete il Lightning, perché solitamente quei modelli
modelli hanno un CFG basso come gli step. I sampler name sono i sampler che possono essere scelti per l'elaborazione. Spesso funzionano tutti, ma non è detto che vadano tutti con qualsiasi modello. Per esempio in questo caso consigliavo di usare questo qui come sampler name DPM++ 2M, che è come lo vedete scritto qui DPM++ 2M. Ma voi potete benissimo provarne un altro, perché inizialmente non c'erano tutti questi sampler, poi pian piano sono aumentati sempre di più, ne stanno aggiungendo sempre di più perché sono modalità nuove che magari vanno anche meglio, come un IPC è venuto dopo, anche Euler, ora c'è anche in versione CFG++ e così via. Se voi volete stare vicini al modello per come è stato fatto, mettete quello che consigliano loro, altrimenti sperimentate perché non siete costretti a stare su qualcosa di preciso. Potrebbe però generare degli artefatti, un sampler non ottimale per quel modello, di conseguenza dovete provare a vedere se un cambio può migliorare o meno. Anche per lo scheduler ci sono varie tipologie, in questo caso consigliano il Karras, ma stesso discorso di prima, potete cambiarlo e metterne un altro, ma questo qui spesso non va a inficiare sulla qualità dell'immagine o su come cambia, di conseguenza o mettete Karras o ultimamente molti mettono SG Uniform. Il denoise, se fate la generazione singola non dovete toccarlo perché altrimenti vi peggiora l'immagine. Serve se vengono messe più generazioni insieme per fare un refiner, solitamente viene chiamato, cioè se io ne metto 2 qui di generazioni, la seconda prenderà la latent della prima e andrà a rielaborarla. Se io il denoise lo abbasso, perché 1 teoricamente è il massimo, andrà a inficiare meno sulla generazione. Questo è utile se volete aggiungere dei dettagli successivamente, ma questo poi è da vedere in workflow più complessi. Ora che abbiamo bene in mente questi passaggi, come settarli e dove prendere i dati, possiamo provare a generare. Abbiamo messo un prompt molto semplice e un negative altrettanto semplice. Gli abbiamo detto 1024x1024 e faccio genera. In questo caso io, avendo una scheda video da 8 GB, sono proprio al limite e se faccio andare con OBS va in pappa tutto, ma questo dovete valutarlo anche voi con il vostro computer, perché avere 8 GB e generare con Stable Diffusion XL si riesce, non c'è alcun problema, però siete sempre un po' in quel limite. Il vantaggio di ConfUI è che è estremamente ottimizzata e vi usa molto bene la memoria, quindi non fa sprechi, non fa cose un po' esagerate come fa tipo Automatic 1111. Perfetto, ho terminato. Vedete che è una cosa veramente semplice perché è un prompt proprio basilare così, però ho già avuto un bel risultato. Qua abbiamo l'anteprima, che vi ricordo che non è ad alta qualità l'anteprima, ma è un pochettino compressa, e poi abbiamo l'immagine salvata. Tutto questo ci ha messo esattamente 39 secondi sul mio computer per elaborarlo. A questo punto abbiamo la nostra immagine salvata, che come dicevo prima la trovate nella cartella output di ConfUI. Voi andate in ConfUI, output e avete la vostra immagine. Vi faccio vedere cosa contiene questa immagine, perché se io faccio clear e prendo questa immagine e la butto dentro, lui ha tutte le informazioni che servono per generare. A questo punto se io clicco genera, mi genererà ancora, non mi fa la stessa immagine per un motivo: non riprende lo stesso seed che era stato messo prima. Quello avreste dovuto salvarvelo, però è anche vero che non ha molto senso rigenerare la stessa immagine, perché se io ce l'ho già posso trasformarla in una latent facendo sempre la storia del VI encode. La metto qui e la trasformo in una latent. Quando voi generate, questo seed viene cambiato ogni volta e il seed è un po' il codice a barre, diciamo, della vostra generazione. Se fate randomize continua a cambiarlo ogni generazione. Se invece qua mettete fixed, si ferma su quel seed e non lo cambia più. Ora, il modo per salvarvi questo workflow è quello o di tenervi l'immagine elaborata, come in questo caso, o di salvarvi proprio il workflow, e per farlo schiacciate qua save. Viene fuori questa finestra del browser, qua mettete il nome che volete, CDXL o quello che vi pare, e fate ok. Lui lo salva sul desktop. Io adesso faccio clear, faccio load, vado sul desktop, ho il workflow appena fatto e me lo ricarico uguale. Stessa cosa di aprire l'immagine che avevo fatto prima. C'è un trucchetto molto semplice se volete aprire più prompt insieme, ovvero aprite il prompt, tornate su, qui dove c'è l'indirizzo di ConfUI tenete premuto CTRL e fate click e vi apre un'altra ConfUI. Vedete? Sono due diverse, per farvi capire lo sposto di qua e ho due ConfUI aperte insieme. Una alla volta potrà essere usata per elaborare, ma in questo modo se io vado sulla seconda e faccio clear, qui posso fare 1000 altre cose. Posso tornare di qua, se faccio QE prompt
prompt genera, se torno di qua e faccio qui prompt genera dall'altra parte, ma fatelo uno alla volta perché dà la priorità uno all'altra, ma è utile quando dovete per esempio copiarvi i nodi da un workflow a un altro. Per esempio io ho questi qua, faccio CTRL C, vado di qua, faccio CTRL V e almeno ho già quello che mi serve colorato come voglio io senza tanti problemi. Sì, ma se carico un workflow che non ho fatto io e che quindi non ho i nodi, come per esempio i workflow che metto nel pack sotto in descrizione, allora andiamo a vedere come fare e come aggiungerli con ConfUI in una semplicità imbarazzante tramite il manager. Andiamo a vedere. Ora avete in mano tutto il sapere di ConfUI, ma questo è solo l'inizio, perché vi capiterà ora di voler aprire per esempio anche i miei workflow. Facciamo una prova, faccio clear e apro un workflow base per non stare a impazzire con quelli troppo complessi. Faccio load e qui ho tutti i workflow che vi metto nel pack. Facciamo quello più semplice che è SDXL no refiner e faccio apri. Ok, qua cosa succede? Lui mi dice guarda che per elaborare questo workflow a te servono questi nodi che non hai, e se io faccio close me li segna in rosso e mi dice attenzione che questi nodi qui se tu fai QE prompt non andrà, mi dirà guarda che non puoi eseguirlo perché ti manca il nodo. Potete fare in questo modo semplicissimo grazie al manager, cliccate e quello che non abbiamo visto prima, cioè install missing custom node. Vado qui e gli dico ok, allora installami questo. Lui nel prompt inizia a scaricare, cerca sul suo GitHub collegato perché vedete tutto legato a GitHub. Ha già finito, mi dice guarda che devi riavviare per avere questa cosa, ovviamente la web UI non il computer, e faccio restart. Ok, lui fa reconnecting, ma in realtà nel prompt dei comandi sta facendo l'installazione vera e propria. Considerate sempre che l'installazione è solamente una creazione di una cartella in ConfUI, non c'è nulla che viene installato a sistema, quindi non preoccupatevi. Mi ha riaperto ConfUI perché in un'altra scheda io ho ancora la vecchia ConfUI, ma me ne ha riaperto un'altra, l'altra la chiudo. Qua gli dico close perché tanto questi altri nodi che ci sono in più non mi interessano. Allora posso selezionarli e faccio cance, lui automaticamente collega il nodo giusto. Ho tutto quello che serve per generare e adesso ho anche le risoluzioni già fatte di Stable Diffusion XL. Questo è uno dei primi scogli su cui ci si può arenare inizialmente, ovvero l'installazione dei nodi, ma il manager vedete che vi semplifica tantissimo le cose. Qua per esempio se faccio refresh, guardate questo punto qui, non c'è più perché non ho il modello di upscaling. Allora faccio manager, vado su model manager e qua cerco upscale. Ok, gli dico 4x ultra sharp install, inizia a scaricarlo. Perfetto, questo non deve riavviare perché è solo un modello scaricato. Faccio close, rifaccio refresh e adesso ce l'ho perché me l'ha scaricato. Questo è l'upscale base e serve per aumentarvi l'immagine di risoluzione 4 volte cercando di aggiungere qualche dettaglio, però vi dico la verità, il processo migliore è il workflow che ho fatto con Supir. È molto più lento, molto più pesante, ma il risultato finale è assolutamente imparagonabile con questo. Questo è molto veloce, è semplice, ma vi dà un risultato poco soddisfacente. A questo punto abbiamo idea dei nodi, come vanno messi, almeno un'idea di base. In questo modo sapete come gestire un workflow quando lo aggiungete e come aggiungere i nodi quando vi mancano. Ma non sempre tutto va per il verso giusto. Infatti capita spesso su ConfUI di avere degli errori, perché non essendo un'interfaccia lineare, tutto dipende da come avete collegato i nodi e da che nodi avete messo, se nel modo migliore, se nel modo giusto o in un modo errato. Ora, io non vi posso far vedere tutti gli errori possibili su ConfUI, ci vorrebbero forse 10 anni per vederli tutti, però ho cercato di ricrearvene alcuni. Non sono i più frequenti perché in realtà dipende dai workflow che fate voi e da come gestite i nodi che mettete, però è per cercare di darvi un'idea di come confrontarvi con gli errori. Ma andiamo a vedere. Vi capiteranno un po' di volte, ma spesso riuscirete a risolverli, soprattutto se venite sul server Discord, e sono gli errori. Non sempre verranno fuori, ma se sbagliate a collegare o se mischiate i nodi in modo sbagliato, verranno fuori degli avvisi. Alle volte si capiscono subito, alle volte non si capiscono. Mi è impossibile farvi un esempio di qualsiasi errore. Io cercherò di farvi capire quelli basilari. Mettiamo un esempio. Mi sono dimenticato di collegargli il latent. Non c'è, non è connesso.
Allora io ho visto tutto, ho sistemato tutto, credo di essere pronto, faccio QE prompt e lui mi dice attenzione, qua lo spiega proprio in modo preciso, manca un input latent image, mi fa il simbolo rosso intorno e mi dice proprio il pallino, guarda che manca. Ora, il più delle volte capite perché vedete anche i colori giusti. Certo che se vi segna un punto di collegamento e voi non sapete cosa collegarli, lì diventa già problematico, però in questo caso è la latent e sono sicuro che adesso se faccio QE prompt funziona. Stessa cosa se magari vi dimenticate di mettere il negative o se non attaccate il VAE, lo stacco, faccio invio, faccio QE prompt, lui prima di partire per fortuna mi avvisa perché sennò perderebbe un sacco di tempo a elaborare e poi arriverebbe al punto di bloccarsi. Sono passato alla versione completa della mia ConfUI e non è più l'installazione di prima per farvi vedere altri esempi, altrimenti dovrei stare a reinstallare tutti i nodi e la cosa diventa complessa. Per esempio questo che è il mega workflow che avevo fatto per Supir. Cosa hanno fatto? Il creatore di alcuni nodi, che è Matteo, ha cambiato qualcosa come impostazione e quindi cosa succede? Se io adesso gli dico QE prompt viene fuori questo enorme errore. Ora non è sempre facilissimo capire a cosa si rivolge perché vedete vi fa un sacco di linee spesso, però quello che serve il più delle volte è qua dentro. Lui aiuta in due modi: primo, essenziale, il bordo rosso intorno, e secondo vi dice questa cosa. Spesso per capire questa cosa qui conviene andare a cercare o su Reddit o sulla pagina GitHub di chi ha creato il nodo, perché nelle issue c'è sempre una spiegazione e in questo caso è che il method non può essere su force perché vedete che non c'è nel menu, perciò bisogna metterlo su uno di questi tipo key proportion e a questo punto inizia a elaborare. Se faccio QE prompt non è neanche facile farvi tutti gli esempi perché capitano facendo i workflow e come vedete le spiegazioni alle volte non sono così capibili, o come spesso per esempio unire Stable Diffusion 1.5 con l'XL o per esempio l'XL col 3 mettendo insieme dei nodi che non sono fatti per essere messi insieme vi farà un errore e vi fa un errore che spesso è sempre simile. Per tutte queste situazioni io quello che vi consiglio è guardate qual è il nodo che vi ha fatto l'errore, non è detto che sia lui perché magari arriva da prima il problema, ma solitamente è quello che vi segnala, andate sulla sua pagina GitHub e vedete se nelle issue ci sono dei problemi. Per esempio ConfUI Essential, io vado su Manager, Custom Node Manager, cerco qua in alto Essential e se cliccate qua andate direttamente alla pagina di GitHub. Qua in alto alle volte c'è il discussion dove si può parlare, si può chiedere, fare domande, ma spesso non lo mettono perché poi tanto nessuno risponde, mentre nelle issue ci sono i problemi segnalati. Non è detto che qua trovate quello che vi serve, però può tornare utile che magari qualcuno ha scritto un problema che avete voi, entrate dentro, leggete se qualcuno ha dato una soluzione e se sì in che modo. Vi semplifica tantissimo la vita questa cosa, altrimenti venite sul server Discord e magari fra me e tutti gli altri iscritti riusciamo a darvi una mano, e a magli estremi se nessuno riesce a venirne a capo c'è il canale ufficiale di Reddit dove ovviamente scrivendo in inglese vi possono dare una mano. Ma vedrete che col tempo anche i workflow che sembrano così complessi diventano semplici perché vedete è solo un unire di nodi uno dopo l'altro, dovete pensarla a blocchi. Visto nella sua interezza sembra qualcosa di assurdo, ma poi se li prendete singolarmente sono tutte cose che hanno un loro senso nel loro piccolo. Si fa così su ConfUI e si va a blocchi, ma spero che tutto questo mi sia stato d'aiuto per prendere confidenza su come creare, gestire e utilizzare ConfUI nel modo migliore. È da molto che volevo fare una guida un po' più approfondita, so che questo prende tanto tempo e spesso i video troppo lunghi non piacciono, anzi se vi piacciono scrivetemelo nei commenti perché io tendo a evitare di superare la mezz'ora. Sicuramente un argomento così era necessario farlo un pochettino più discorsivo, questo perché se uno sta iniziando e ha un po' di timore nell'usare una certa interfaccia, avere i contenuti detti in modo troppo superficiale può fare l'effetto opposto. Se uno voleva lanciarsi su ConfUI dopo aver visto un video che la spiega nel modo sbagliato potrebbe essere più impaurito di prima, e io spero che non abbia fatto questo effetto il video che avete appena visto, che spero lo abbiate visto tutto. Secondo me è utile sia per chi sta partendo e sia per chi ha appena iniziato su ConfUI che ha ancora qualche dubbio. Era impossibile mettere tutte le cose in un unico video. So che tanti argomenti mancano,
Ma nel caso vi piacciono contenuti così, scrivetemelo e magari anche iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, anche se seguendo la guida qualcosa non vi torna, perché magari ho dato per scontato qualche passaggio, ma solitamente cerco di fare attenzione a questa cosa. E ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove potete parlare di più su questi argomenti insieme anche agli altri iscritti. E allora ci vediamo alla prossima guida e spero che molti di voi prendano coraggio su ConfUI e inizino a sperimentare anche con questa interfaccia. Alla prossima allora, ciao!